crostata sbriciolata ai fichi. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi prepareremo insieme questo dolce buonissimo. Iniziamo dai fichi freschi, ne servirà circa 1 chilo che andremo a lavare e pulire per bene. Una volta lavati possiamo tagliare i fichi direttamente così con la buccia all'interno della ciotola, oppure, come faccio sempre io, rimuovere la buccia esterna. Questa è una cosa che faccio io per mio gusto personale, ma se a voi non dà fastidio la buccia potete tranquillamente tenerla. Una volta fatta tutta l'operazione possiamo aggiungere il succo di mezzo limone, opzionale un cucchiaio di zucchero, io utilizzo quello di canna, e un cucchiaio di pan grattato. Mescoliamo e, essendo i fichi molto maturi, otterremo subito una consistenza molto cremosa. Questa è proprio la consistenza che dobbiamo ottenere. Se i fichi sono maturi potete anche omettere il cucchiaio di zucchero a vostra discrezione. Ora creiamo la frolla con un uovo, zucchero di canna e un pizzico di sale. Potete sostituire lo zucchero di canna con lo zucchero semolato. Mescoliamo semplicemente con una forchetta per circa un paio di minuti per far sciogliere per bene lo zucchero. Aggiungiamo poi il burro fuso che ho lasciato intiepidire, io utilizzo quello senza lattosio, e mescolo. Se volete potete sostituire il burro con 80 g d'olio di girasole. Aggiungo anche la farina di riso che secondo me sta benissimo nelle frolle. Aggiungo anche mezza bustina di lievito per dolci, quindi circa 8 grammi. E poi è il turno della farina. Io ho scelto la 00, ma va benissimo anche la tipo 1 o la tipo 2. Ricordatevi però che sono farine che assorbono più acqua, quindi nel momento in cui andate ad aggiungerle fate sempre poco alla volta perché probabilmente ve ne servirà meno rispetto alla dose che ho utilizzato io. Continuiamo a mescolare con la forchetta e poi passiamo a impastare velocemente a mano. Dobbiamo ottenere una frolla molto morbida, come vedete all'interno del video. Una volta fatto prendiamo uno stampo, io ho utilizzato il più grande che avevo da 28 cm di diametro e vi stendiamo all'interno circa 2/3 dell'impasto. Lo stendo con le mani perché la frolla è molto morbida fino a ricoprire tutta la superficie e a creare dei bei bordi sui lati. A questo punto posso aggiungere il mio ripieno di fichi che è buonissimo ed è morbidissimo ed è profumatissimo già così. Lo stendo con un cucchiaio, dopodiché vado a creare quella che sarà la parte superiore. Con l'impasto rimasto vado a creare un effetto sbriciolato. Per farlo aggiungo un cucchiaio di farina circa e poi vado a pizzicare l'impasto e a sbriciolarlo proprio come vedete nel video. È un'operazione molto semplice, se vi piace potete aggiungere delle noci sbriciolate, dell'avena, quello che volete. Io ho scelto di tenerlo così, molto neutro. Lo stendo spargendolo su tutta la superficie e poi ho scelto di aggiungere delle lamelle di mandorle. Come vi ho detto prima potete scegliere quello che volete, in questo caso qualsiasi tipo di frutta secca. Cuociamo in forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. Ecco qua il risultato, è una torta morbidissima e buonissima. Vi consiglio davvero tanto di provarla perché è davvero estremamente dolce e molto molto cremosa. Se la preparate in questo periodo in cui fa ancora molto caldo, vi consiglio di conservarla all'interno del frigorifero. Questo è il risultato, è buonissima. Io spero tanto che questa ricetta vi piaccia, se è così lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le future ricette. Qui vi lascio un'altra ricetta a base di fichi che spero tanto vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!